Hai idea di quanti additivi ed aromi esistono e quanti ne assumi quotidianamente? Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi analizziamo gli additivi chimici che troviamo negli alimenti. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! La famosa rivista medico-scientifica The Lancet il 6 settembre del lontano 2007 ha lanciato un allarme. Gli additivi alimentari aumentano l'iperattività e il deficit di attenzione nei bambini. Quando l'ho letto anni dopo ho pensato immediatamente, quale sarebbe la notizia? Già negli anni 70 alcune ricerche ipotizzavano che diversi coloranti fossero la causa principale di iperattività. La pericolosità degli additivi però non riguarda solo l'iperattività infantile, che aumenta in presenza di sostanze chimiche, ma tocca numerosi aspetti della vita umana, infantile ed adulta. Esistono molti studi scientifici che dimostrano come i bambini autistici abbiano un notevole miglioramento della loro condizione eliminando totalmente gli additivi dall'alimentazione. È un fatto ormai noto che la chimica ingerita è tanto più pericolosa quanto più delicate sono le condizioni del sistema nervoso centrale e del sistema immunitario. Bambini estremamente sensibili, come quelli che soffrono di autismo e di disturbo comportamentale, manifestano maggiormente la tossicità degli additivi rispetto ai bambini che non soffrono di questi disturbi. A questo punto vediamo nel dettaglio come è avvenuta la sperimentazione del The Lancet che citavo all'inizio. Un gruppo di 297 bambini, di cui una parte affetti da disturbi del comportamento, sono stati divisi in due gruppi separati. 153 bambini avevano 3 anni e 144 bambini avevano 8-9 anni. A tutti i bambini è stato dato da bere del succo di frutta, ma alcuni avevano un succo addizionato con un mix di additivi, altri invece solamente succo. Il risultato fu che i bambini che avevano assunto queste sostanze chimiche di sintesi erano più rumorosi, perdevano concentrazione ed erano maggiormente impulsivi rispetto a quelli che avevano bevuto il succo puro, indipendentemente se avevano o no problemi di comportamento. Ovviamente questo non è l'unico studio a riguardo, ho voluto semplicemente fare un esempio per spiegare brevemente il concetto. Per questo motivo gli scienziati al termine della ricerca hanno consigliato ai genitori di non far consumare ai propri figli i seguenti coloranti: E102, E124, E122, E110 ed il sodio benzoato E211. Non sono solamente questi i coloranti che possono creare problemi all'organismo. Sono pericolosi tutti gli additivi ed aromi che vengono introdotti nei junk foods. Se un alimento è vivo, sano e buono, non ha bisogno di alcuna sostanza addizionata o esaltatore di sapidità, perché il suo gusto è fornito dalla natura. Potrebbe non essere bello esteticamente, ma la cosa importante è l'apporto nutrizionale. Se un cibo invece è morto, non ha alcun gusto, come i cibi prodotti a livello industriale, perché le materie prime sono poche e di scarsa qualità. Un cibo morto ha bisogno di un sostegno nel gusto e nell'estetica per essere poi venduto. Da una parte aromi costruiti in laboratorio che ingannano il cervello, fornendo un gusto accettabile in bocca, dall'altra additivi per renderlo più bello alla vista e al tatto. Il senso del gusto dovrebbe aiutarci a distinguere il cibo adatto da quello che non lo è. Le nostre papille gustative possono individuare indicativamente 5 sapori base: dolce, acido, amaro, salato e umami. Quest'ultimo sapore è stato scoperto da uno scienziato giapponese nel 1908, quando riuscì ad estrarre il glutammato dall'alga kombu. Si tratta di un sapore ricco e corposo che possiamo percepire appunto nelle alghe, nei funghi, ma anche in prodotti come i pomodori, il parmigiano reggiano, l'aglio e le sardine. Le papille però sono un mezzo di riconoscimento molto limitato se paragonato all'olfatto, che può percepire migliaia di aromi chimici diversi. Il naso umano è più sensibile di qualsiasi strumento inventato finora. Un naso può distinguere aromi presenti in quantità di poche parti per trilione. Non c'è dubbio quindi che il sapore che sentiamo sia prima di tutto l'odore dei gas rilasciati dalle sostanze chimiche che inseriamo in bocca.
Ecco perché lo scopo degli aromatisti in camice bianco è quello di azzeccare il gusto giusto. Una volta azzeccato l'aroma, va verificata però la sensazione che produce in bocca. Per questo si ricorre alla reologia, una branca della fisica che studia il flusso e la deformazione dei materiali. Vengono utilizzate delle bocche meccaniche in grado di elaborare dati provenienti da svariate sonde ed esse misurano le proprietà reologiche di un cibo. Ti lascio qui in sovraimpressione tutte queste proprietà. Dopo questo elenco ti chiedo, secondo te è possibile chiamare questi prodotti cibi con la C maiuscola? Lo scotto da pagare infatti non ha prezzo perché questi sostegni risultano essere molto pericolosi per la salute. Ad eccezione di pochissimi additivi, un esempio per tutti è l'acido ascorbico o vitamina C, la cui sigla è E300, è vivamente sconsigliato consumare cibi o bevande contenenti additivi, aromi ed altre porcherie chimiche. A questo punto, prima di concludere, vediamo quali sono gli elementi da evitare quando decidiamo di acquistare un alimento. Il primo elemento da eliminare sono i coloranti, indicati con le sigle da E100 a E199. Si tratta di sostanze chimiche che servono a rendere il cibo esteticamente più bello allo sguardo. Il secondo elemento da evitare sono i conservanti, con le sigle che vanno da E200 ad E299. Servono, lo dice il nome stesso, a rendere duraturo nel tempo un alimento. Danneggiano la salute e puoi trovarli ad esempio nei salumi industriali. Il terzo elemento a cui bisogna prestare attenzione sono gli antiossidanti e i regolatori di acidità, con le sigle che vanno da E300 ad E399. Queste sostanze servono ad impedire l'ossidazione dei cibi. Alcuni di essi non sono così dannosi come l'acido ascorbico che citavo prima. Il quarto elemento da evitare sono gli addensanti, emulsionanti, gelificanti e stabilizzanti, che puoi trovare con le sigle che vanno da E400 ad E499. Anch'essi servono a migliorare le caratteristiche del cibo. Il quinto ed ultimo elemento da eliminare sono gli esaltatori di sapidità, con le sigle che vanno da E600 ad E699. Essi trasformano un cibo morto e privo di gusto in buono ed appetitoso. Ad esempio con l'ecitotossina chiamata glutammato monosodico, che troviamo con la sigla E621, è possibile mangiare con estremo piacere addirittura una suola di scarpa. Questo perché esso funge da recettore neurale, ingannando la nostra mente. Negli additivi vari, quelli che vanno dalla sigla E900 ad E999, rientrano gli edulcoranti di sintesi, cioè i dolcificanti, tra cui una delle sostanze più pericolose in commercio, l'aspartame, che troviamo con la sigla E951. Gli additivi proseguono continuando da E1000 a E1199. Quello che si può notare dal numero spropositato di queste sigle è che siamo totalmente circondati da alimenti pieni di composti chimici di sintesi, di cui non si conoscono gli effetti collaterali sulla salute nel lungo periodo. Ogni tanto viene pubblicata una ricerca che conferma la tossicità di una o più sostanze. Ha senso attendere che siano i responsabili della nostra salute a dirci se un additivo è malsano? Non è meglio cercare di tornare ad alimentarci in maniera più naturale e meno chimica possibile? Alimentarsi correttamente è molto più semplice di quello che si possa pensare. Se ti interessa sapere qualcosa di più sui cosiddetti cibi spazzatura, ti consiglio questo video che ti lascio qui accanto. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.